Inserisci il secondo campo. Subito. Questo è Akir, un pianeta roccioso con un'unica oasi di verde. Fammelo vedere. Avvicina l'immagine. Come sono fatti gli abitanti? Sono simili a noi. Bruciano ossigeno con simmetria laterale. Hanno una tecnologia solare. Nessuna capacità di difesa. Interessante. Vediamo di controllare. L'unico mezzo di cui dispongono è una vecchia aeronave meteorologica. C'è una piccola perturbazione. Sembrano ioni negativi. Sono proprio sopra la zona fertile. Niente di grave. E quanto a quel fronte freddo, sembra che... Ehi, guarda, appare qualcosa qui. Abbiamo visite. Salve. Benvenuti nell'atmosfera esterna del pianeta Akir. Passalo attraverso il traduttore. Salve. Fatevi riconoscere, prego. Cos'è? Ascoltate, abitanti di Akir. Io sono Sador di Malmori. Ho deciso di conquistarvi con la forza. Se tenterete di resistere, vi distruggerò. Io possiedo un convertitore stellare, l'arma più potente dell'universo. Non avete la possibilità di resistermi. Voglio che il vostro pianeta diventi una mia colonia. I vostri raccolti saranno pronti fra 7 fasi del vostro rosso gigante. Sarà allora che tornerò. E voi mi accetterete come vostro signore e padrone. Se non vi sottometterete, il vostro pianeta e tutta la vita che ospita verrà ridotto in cenere. Preparate i raggi. Bene, Sador. Raggi! Fuoco a volontà. Questa è solo una piccola dimostrazione, abitanti di Akir. Io ritornerò fra 7 fasi del vostro sole. Ormai siete miei. Jaeger, provvedi perché uno dei nostri resti a sorvegliarli. Tutta potenza verso Umatil. Ho un altro conto da regolare. No, un momento. Noi non abbiamo scampo. Noi seguiamo il Varda e il Varda non prevede guerre. Gli Akir non si battono per principio. Io ho combattuto e sono anch'io di Akir. Ma tu sei molto vecchio. Ho vissuto la mia vita combattendo. No, ci faremo uccidere tutti. Siamo senza difesa. Contro esseri violenti bisogna usare sistemi violenti. Assoldiamo mercenari. Ma non abbiamo niente da offrire. I violenti si battono per molte ragioni. Sì, certo, ma dopo chi ci proteggerà dai mercenari? Per quello abbiamo il Varda. E chi andrà a cercarli? Andrò io. Tu sei troppo giovane.
Il Varda ci insegna che ogni individuo ha una sua missione. Mio fratello è l'unico che sa pilotare l'astronave di Zed. Ma è solo un rottame. Un rottame? L'ho già manovrata. E saprò cavarmela. Qual è la prima meta? Andrò alla Corona Phoenix a cercare l'aerostazione del dottore Festus. È molto pratico di armi spaziali. Va a mio nome e vedrai chi ti aiuterà, se è ancora vivo. Nel, ti affido questo ragazzo. Guidalo come meglio puoi. Ciao, Nel. Nel. Ciao, Nel. Ci sei, vecchia zitella? Nessuno può chiamarmi così, tranne Zed. Scusa. Lo sai che non sarà una delle solite passeggiate interplanetarie, vero? Lo so, cara. E farò di tutto per non deluderti. Vedremo. Comunque, spero che ti fidi di me. Sei in gamba, anche se leggermente immaturo. L'unica cosa che conta è che o riusciamo noi o è finita per tutti. Ci ho passato tutta la mia vita laggiù. È la prima volta che mi allontano. Ci sarò io a guidarti. Ehi, che appare sullo schermo? Sarà uno dei loro che tenta di rifugiarsi su un altro pianeta. Come dobbiamo regolarci? Beh, non ci hanno dato ordini in proposito. E allora? E allora gli spariamo. Tanto per non sbagliarci. È un fighter Malmori. Arriva a tutta velocità. Che cosa devo fare? Nel, che devo fare? Sintonizza sul bersaglio, no? Armi pronte al tiro. Fuoco. Spara, Shay. Non posso. Cosa? Non posso, perché se sparo ci mettiamo in difficoltà. Aspetta. Un momento, proviamo a sfuggirgli. Quello che è certo è che con te al posto di pilotaggio non possiamo affrontarli. Attenzione sulla destra! Maledizione! Almeno un colpo! Un colpo solo e preciso! Ci sto provando, ma quello si sposta in continuazione. Kelo, cerca di colpirlo! Piantala e fai il tuo lavoro. Perché hai rallentato? Perché l'ordine è di sorvegliare il pianeta. Al diavolo gli ordini! Io lo voglio abbattere! Ricordati di Lobo. Disubbidì agli ordini e Sador gli ha fatto tagliare il piede sinistro. Già. È meglio che torniamo al pianeta. Che vergogna voltare le spalle a quei bastardi vigliacchi. Tu non hai spina dorsale. Quando Zed aveva la tua età... Il mio compito è di trovare mercenari. E non sono Zed. Puoi dirlo forte, neanche una pallida imitazione. Ma
Mi pare che non dovresti lamentarti. Sei ancora tutta ad un pezzo, no? Ah, certo. Se organizzassero una gara di fuga, tu saresti il campione dell'universo. Ah, piantala. Nell, adesso guidami dal dottore Festus. Ecco, siamo arrivati, Shed. È lì, davanti a te. Sono un emissario del pianeta Akir. Dottore Festus. Nessuno riceve la mia trasmissione? Devo posarmi comunque. Comando a mano, Nell. Dottore Festus, prego. Chi ti manda? Che sei venuto a fare? Ah, l'audio non funziona, eh? Forse ci sarà qualche falso contatto. Aspetta, non sono un androide. Tu sei caldo. Certo che sono caldo. Sono organico. Non hai mai visto una forma organica? No. A parte mio padre. Cosa? Qui sono solo androidi. Sono io che li assisto. Ho capito. Se mi restituisci i movimenti, ti spiego perché sono qui. Mi manda Zed.
Se non metto insieme dei mezzi capaci di opporre resistenza, a Kir è finito. Credi che tuo padre mi aiuterà? Non lo so, mio padre non è più quello che Zed conosceva. Lo vedrai. Purché ci fornisca i mezzi. Ci siamo. Vada solo. Perché? Lui vuole così. Che tu sia benvenuto, Shadi Akir. Grazie, dottore. Questa è una sorpresa. Ho sentito la storia che hai raccontato. Quando sei nella mia stazione, sei sempre in mia presenza. Bene, così risparmiamo tempo. Ci vuole aiutare, dottore? Sono molto vecchio. Anche più vecchio di Zed. Ho visto guerre grandi e piccole attraverso le galassie. Gli esseri devono depredare altri esseri per sopravvivere. Non è questo che il Varda ci insegna. Noi non deprediamo nessuno. Il tuo pianeta è condannato e io ho altri progetti per te. Quali progetti? Questa stazione fu concepita per molti, è rimasta un'inutile e deserta dimora. Hai conosciuto la mia bambina? Sì. Un momento. Lei non avrà mica pensato che io fecondi sua figlia? È sempre un destino migliore di quello che ti offre Sador, non ti sembra? Resterai con noi in pace, per sempre. Che ne pensa sua figlia? Lo ha chiesto a lei? Thompson, Brown, accompagnate il mio ospite nell'appartamento di mia figlia. Ricordatevi che è il mio buon amico. Ciao. Hai sentito che cosa ha deciso? Vuole che tu resti qui con me. Cerca di capirlo. Non posso dargli retta, ma non hai capito la situazione. Dice che se torni ti uccideranno. E mi sembra stupido. Saunders, prepara un bell'appartamento. Controlla che tutto sia in ordine. L'ospite si trattiene con noi, dottore. Lo spero. Nanelia lo saprà convincere. Ci riuscirà senz'altro. La difesa del suo pianeta è impossibile. Questo è un dato di fatto. Speriamo che lo capisca. Presto avremo dei bambini fra noi. Giochi, movimento, vita. Sarà un bel cambiamento. Nelle diverse stagioni anche le piante cambiano colore. Beh, effetto della clorofilla. Come sia. Diventano purpuree, gialle, arancioni. Hanno tante sfumature e ondeggiano al soffio del vento. Vento? Sì, il vento. È come il vostro sistema di circolazione d'aria, cioè ventilazione forzata, solo che è una cosa diversa, è il vento. Ne ho sentito parlare nella banca dei dati, ma non ne ho nessuna esperienza. E lo sapevi che c'è una forma nella galassia buia i cui figli non sono immunizzati fino all'età di 5 cicli? Il che vuol dire che al primo accenno di infezione diventano come frutta marcia. L'ho sentito dire. Gli Adite. Chi ti ha interrogato? Terminato il periodo di 5 cicli, i genitori si riuniscono in un locale apposito e lì osservano il bambino che strappa e morde l'involucro protettivo con i denti e le unghie, fino ad arrivare fra le braccia dei genitori. Tocca la loro pelle per la prima volta e accarezza le loro guance per la prima volta. È orribile laggiù. Esseri contro altri esseri. Morte. Molti di loro non saranno mai immunizzati e moriranno subito dopo. Ma gli Adite ritengono che veder sgusciare il bimbo dal suo velo sia una cosa splendida. Tu vuoi tornare al tuo pianeta, vero? Anche se la vostra fine è certa. Ah, sì. Ad ogni costo. Avviati alla gabbia di uscita. Tieni presente che al mio passaggio si chiuderà il circuito. E allora?
Vieni con me. Tu conosci i computer, ci puoi aiutare. No, non posso lasciare mio padre. Vorrei restare e convincerti, ma è la tua vita. E non ti invidio. Pupazzi. Perché ci hai messo tanto? M'hanno invitato a cena. Come sta il dottor Festus? Non è più quello di una volta. Meglio andare via subito. Vieni con me. Ci puoi aiutare. Hai portato armi? No, ma ho portato un analizzatore che può leggere il loro codice e permettere la difesa. Vorrei scambiare dati con quell'apparecchio. Potrebbero uscirne nozioni che mi sarebbero utili. E questa chi è? Si chiama Nell. Nell. È un autentico genio. Un computer eccezionale. Aspettami in orbita Landazonia. Il nostro emissario è tornato da Umatil. Hanno risposto al nostro ultimatum. E allora? Che cos'è? È il nostro emissario. Lo hanno polverizzato. È una razza piena di orgoglio. Fra un'ora quella razza non esisterà più. Non una traccia ne resterà. Non resterà neanche la polvere. Credi che la ragazza attraverserà facilmente la Landazonia? In tempi passati era piuttosto pericolosa, ma adesso sarà cambiata come tutto il resto. Speriamo. Amelia è un soggetto interessante. Attento, Shed. Pericolo in vista. Che cos'è? Arrivano fighter dei Jaxer. Stanno perforando il campo di forza di un'astronave da trasporto. A che scopo? La immobilizzeranno per rubare il carico. 16 gamblers to carry my coffin, 6 pretty maidens to sing me a and lay the sod on me, for I'm a poor cowboy, you know I've done wrong. Sono il cowboy dello spazio, SOS! Mayday! Aiuto! Possiamo fare qualcosa. Non senza combattere. Siete fortunati che non ho più carburante. Non ho mai ucciso nessuno finora. Il Varda dice che si può distruggere una vita per salvarne un'altra. Ok, Nell, facciamolo. Comando a mano. Ricerca il bersaglio. Spara! Spara! Non alle spalle. Fa come ti dico, devi stargli di coda. No, alle spalle no.
Bel colpo, sistemato! Hai sparato senza di me. Bisognava farlo. Tu sei alle mie dipendenze, hai sparato senza mio ordine. Ciò che non è organico non deve danneggiare. Danneggiare ciò che lo è, lo so, stupida regola. Jaxer a sinistra, terzo quadrante. Ho ucciso. Non ho pensato e ho agito. Hai dovuto farlo. Sei stato bravo. Battermi? Senti, ho fatto più combattimenti di quanti film ho visto. E non è poco se pensi che faccio solo questo nei lunghi viaggi. Davvero? Sai, ho un'eccezionale collezione di vecchi western. Se tu vuoi, io ti potrei... Ci servono combattenti esperti. Vuoi schierarti con noi? Sì. Però hai contro Sador. E quello non ha mai perso. Non ti molla mai. Contro Sador sei come una palla di neve sul fuoco. Neve? Messaggio dal pianeta Umatil. Le formazioni Malmori sono arrivate. Passamelo sullo schermo. Convertitore stellare. Adesso hai capito? Umatil. Era il mio cliente. Ti interesserebbero 10.000 McLaser 4 e 40.000 cariche esplosive. Sono pagati, ma non ho carburante per riportarli a casa. Allora hai armi a bordo? Ah, di ogni specie. E le migliori che esistano. Noi ne abbiamo bisogno. Ma non sappiamo come usarle. Già. Quindi ci serve qualcuno che ci insegni la tecnica. Sì, questo è evidente. Ti abbiamo salvato la vita. Ok, la mia è un'astronave da trasporto, non da combattimento, ma posso organizzarvi le difese della base. D'accordo? Dammi la mano. Allora siamo a cavallo. Cavallo? Ah, ma non sai niente. Ho una riserva di film western da mostrarti. Vedrai quanti cavalli. Ti farò vedere la storia del generale Custer.
proprio vero. Un gran bel bocconcino. Chi sei? Il tuo salvatore. Stavi per essere sopraffatta da uno zaime. Zaime. Una creatura che si nutre di organismi viventi. Questi sono zaime. Ce ne serviamo per le loro proteine. Oh, io sono Caiman della Landazonia e questo è il mio equipaggio. Mi stanno bruciando. Oh, sono Kelvin, Urim e Tunim. I Kelvin sono creature ad altissima temperatura, si differenziano per i gradi di calore. E questo è Quopeg, il mio secondo. Sono molto lieta di conoscervi, ma tirami giù adesso. Non essere ingrata. C'è un mercato in cui una forma flessuosa come la tua può fruttare una fortuna notevole. E tu lo faresti? Vorresti vendermi? Ma certo, o viva o per le proteine, come mi conviene di più. Al ruolo mercenari, per una grande battaglia sul pianeta Akir. Ah, è così. E questo pianeta Akir cosa potrebbe offrirmi? Hanno i più ricchi giacimenti di molibdeno del sistema. Bella trovata, biondina mia. Ma io ho visitato Akir e non c'è proprio niente su quel pianeta che mi interessi. Sei una carogna! Tu sei come Sador! Che hai detto? Sador dei Malmori! È lui il nostro nemico. Quopeg! Ah, Sador vive ancora. La tua astronave è danneggiata. Quopeg, dagli ordini di manovra. Puntiamo su Akir! Siamo frenati da qualche cosa, una specie di rete magnetica. Guarda, secondo quadrante. Maledizione, è meglio fuggire, potenza massima. Non ne ho abbastanza, ricordati il Varda. Ma che vuoi dal Varda? Che dice il Varda? Nel. Usare la maggior forza contro se stessa. È la nostra unica speranza. Va bene, sapientona, come vuoi, andiamogli in bocca. Allora? Che è questa scena? Non parlate tutti insieme. Sentite, o mi rispondete alla svelta, o dovrò usare quest'arnese. Fatemici ripensare. Non sei un essere violento. Abbiamo sentito che non intendevi sparare. Sai leggere nel pensiero. Fra le tante altre cose, abbiamo seguito i tuoi viaggi. Tu stai cercando mercenari per un'avventura. E vorremmo parteciparvi anche noi. Non abbiamo da offrire nessun pagamento. Non serve. Siamo autosufficienti. Noi siamo Nestor. Voi siete? Noi siamo cellule di un unico organismo. Ce ne sono altre migliaia come noi sul pianeta e disseminate in tutto l'universo. Tutte insieme siamo Nestor. E siete uguali? In un certo senso. Condividiamo un'identica conoscenza. Ciò che uno vede lo vedono tutti. Quello che uno sa lo sanno tutti. E tutti voi volete aiutarci? Queste 5 cellule sì. 4 sono l'equipaggio dell'astronave. E il quinto? Fa da riserva a bordo. Grazie. Quindi, capisci,
C'è solo un Nestor, un'unica coscienza. Come puoi immaginare, però, è un'esistenza molto squallida, monotona. Dobbiamo evitare di morire... Mi pare che voi abbiate la definizione giusta. Voi dite morire di noia. Guarda, Chelo. Femmine. Un espediente approvato per la procreazione. Un mezzo concepito per far fronte alla presente crisi. L'ordine è di sorvegliarli e basta. E dove vuoi che vadano, eh? Ehi là, coraggio. Che aspettiamo? Ci fai già la bocca, vero? E va bene. Tanto sono di Akir. Andate a rifugiarvi! Puntagli dritto addosso. Fuori i raggi. Ai vecchi tempi Nastas era uno degli astri più incivili del sistema Smilax. Rapinatori, fuorilegge, avventurieri. Se cerchi mercenari è il posto adatto. Non ha l'aspetto di una città, però. È tutta nel sottosuolo. Il tempo è bizzarro in superficie. Ci sono cicloni, tempeste di radiazioni molto frequenti. La vita non è comoda all'aperto. Cosa vuoi? Sono in missione. Per il pianeta Akir. Devo assoldare mercenari. Mi hanno detto che ne avrei trovati qui a Nastas.
Arrivi tardi. Sono rimasto solo io. E le forme inferiori. Perché? Che è successo? Gli altri pianeti della galassia hanno formato una specie di coalizione. Hanno creato un esercito e ci hanno spazzati via. Gli davamo noia. Ma tu ci sei. Solo per rifugiarmi. Non c'è un pianeta della galassia in cui non rischierei la morte. E perché ti odiano? Risolvo le dispute alla svelta. Sono un tecnico e accetto ogni incarico. Quindi ho collezionato molti nemici strada facendo. Killer a pagamento? Non ho casa, né famiglia, né ideali. Per quale altro motivo dovrei uccidere? Piacere? No. È solo mestiere per me. Allora, fuori la proposta. Assoldo mercenari che ci proteggano da un'invasione. Ma vitto e alloggio è ciò che offriamo in pagamento. La nostra sola ricchezza è la cultura. Potrei comperarlo il tuo pianeta con le ricchezze che ho accumulato. Plutonio, cadmio, qualine in cristalli. M'hanno pagato bene per il mio lavoro. Mi dispiace di averti disturbato. No, aspetta. C'è anche il rovescio della medaglia. Dormo con la paura nel cuore, quando riesco a dormire. Mangio serpenti ad ogni pasto. Non c'è un posto nella galassia in cui possa presentarmi a godere le mie ricchezze. Quindi la tua proposta è interessante per me. Dormire e mangiare decente. Che ne pensi di lui? Che combatterà è sicuro, però lo farà da solo. Non importa, purché lo faccia. Lo indirizzeremo noi nella direzione giusta. Aspetta un po'. Che cos'è? Non lo so, ma è sulla mia traiettoria. Potrebbe essere uno che accorre al tuo richiamo. E si presenta con quel barattolo. In qualche galassia potrebbe essere una grossa astronave. I Valiants, ad esempio, sono piccoli, però sono molto combattivi. Beh, chiunque sia, non ho tempo da perdere. Inserisci il campo di forza. Cosa? Inserisci il campo di forza, presto! Che diavolo è? Una sfida. Cioè? Vuole dimostrarti che questa galassia è troppo piccola per tutti e due. È decisamente inferiore e dovrebbe saperlo. Non abbassare il campo di forza, è troppo veloce per colpirlo. Ma mi viene addosso. Se uno è innocuo, ignoralo, dice il Varda. Gli voglio sparare. Hai abbattuto un paio di avversari e ti senti già il terrore dello spazio. Finiscila e aiutami a colpirlo. Quello ti sta risucchiando. Non hai capito che scherza con te. Che sta facendo? Un passaggio in bianco. Cosa? Un raggio leggero, senza calore, nessun danno. Senti questa trasmissione. Sono Centesimi, dei Valkyrie. Stavo cercando avversari e devo dire che è stato uno scontro molto divertente. Ah, ti ci diverti? Per me sono cose piacevoli. So che vi batterete contro i Malmori. Voglio unirmi a voi. Ah sì, per sparare a salve anche contro Sador. Noi Valkyrie siamo grandi guerrieri. Da giovani andiamo a combattere in tante battaglie. Per affermare il nostro valore. Ti sei affermata come una bella rompiscatole, quindi perché non cambi orbita? Perché voglio combattere. Il mio pianeta è in pericolo e tu vuoi scherzare con me? La tua astronave è un gingillo. Senza potenza di fuoco. La mia è un'astronave velocissima. Ma il Varda dice che chi va di fretta non conclude niente. Voglio unirmi a voi. Non ti vogliamo. Non ci servi e non ti vogliamo. Va a giocare da qualche altra parte. Non
Non sei stato troppo diplomatico. Non hai visto che voleva solo perdere tempo? Sì, e ha vinto lei. Vuoi proprio costringermi a escludere l'audio? Sceda, cowboy. Sceda, cowboy, rispondi, cowboy. Cowboy, mi senti? Che fine hai fatto? L'aperitivo si scalda. Ho trovato aiuti. Ci vediamo in Landazonia. È fumo, vero, che aspiri nei polmoni? Sì. E prima che me lo dica tu, è il peggior vizio che esista al mondo. E allora perché non smetti? Senti, cowboy, ti presento Nestor. Piacere. Sono della Terra, la conosci? No, ma noi siamo lieti di conoscerti. Noi? In quante siete là dentro? Te lo spiegherò dopo. Ehi, qui ne arriva un altro, chi è? Posso dire il tuo nome? Il mio nome è Gelt. Da dove vieni? Io dalla Terra, se sai dov'è. Io sono nato nello spazio. Ah, beh, passa fra noi, io resto dietro. Non voglio nessuno alle mie spalle. Ok, accendi il radar di coda. È sempre acceso. C'è Kaim, della Landazonia. Grazie per... Grazie per il tuo aiuto. Lo faccio soltanto per Sador. Voglio la sua testa. Allora sei il benvenuto. Qualcuno ci sta seguendo? Ignorala, è una rompiscatole. La tua missione è compiuta. E adesso rotta per Akira. Tembo, vieni qui un momento. Cosa vuoi? Vieni a vedere, qualcosa si avvicina. Che cosa? Una formazione di 7 astronavi. 7? Cosa pensi di fare, Scappare. Questa è una buona idea. Si sta avvicinando. Dai, accelera! Impossibile, io sono al massimo. Va più forte di noi. Gira e spariamogli addosso. Sei matto, non sappiamo chi è. Ehi, no, mandala via. Portala via da qui. Attento, ci sta arrivando addosso.
Magnifico. Una scena veramente piacevole. Non gli manca la pratica. Nel, abbiamo trovato un valido alleato. Possiamo tornare a casa. Salve, o generosi abitanti di Akir, grazie dell'accoglienza. Mi dispiace, devono essersi presa una gran paura. Paura? E di che? Di te. Non sono abituati alla violenza, né a forme violente. Questa è soltanto una scusa. Benvenuti, benvenuti ad Akir. Perché vi eravate nascosti? Di cosa avete paura? Ho portato questi amici per salvarvi la vita. Vi pare questo il modo di accoglierli? Amici, il Varda dice di diffidare prima e giudicare poi. Perdonateci per la nostra misera accoglienza. Benvenuti nella nostra città, o difensori di Akir. Il sistema di allarme è in funzione. I malmori dovrebbero raggiungerci entro una rotazione e mezza del pianeta. Abbiamo soltanto 7 astronavi contro 25 delle loro. L'unica nostra speranza è di distruggere il loro convertitore stellare. Ed è possibile? Guarda lo schermo. Dunque, l'astronave Malmori deve abbassare in parte il suo campo di forza per poter sparare. E la navicella diventa molto vulnerabile quando il convertitore sta per entrare in funzione. Massima esposizione con lo schermo di protezione aperto. Esatto. Non possono usare il convertitore finché ogni opposizione non sia stata stroncata. Il nostro scopo al primo contatto sarà di privare quel mostro della sua protezione. Le vibrazioni del sensore ci daranno le indicazioni. Altri 3 gradi. Il pericolo aguzza l'ingegno. Bisogna vincere la guerra. Certo, lo vedrai. Impianteremo un enorme cimitero galattico dei Malmori. Molto impressionante. E diverse altre sorprese per ogni visitatore. Che cosa bevi? Whisky. E soda. Farei non so che per quell'uomo. Ricaricherei i suoi accumulatori. Stimolerei il suo solenoide. Stringerlo, girarlo, toccarlo, premergli tutti i transistor. Insomma, sesso. Non riesco a immaginare di che si tratta. Stai con me, ti farò da maestra. Lo credo. Ammiraglia retroguardia 1, mi sentite? Ammiraglia retroguardia 1, mi sentite? Velo, tempo, rispondete! Non saremo fuori portata? No, non credo. C'è qualcosa che non va. Quello che non va è che ho un esercito pieno di errori genetici. Perché i miei mutanti non sono intelligenti come i Mila? Non puoi pretendere che siano tutti al tuo livello, Sador. Non adularmi.
Forse quei due sono andati a fracassarsi contro un asteroide. Oppure saranno stati abbattuti. Abbattuti? E come? Akir non ha mezzi da guerra. Qualcuno può averli aiutati. Aiutare Akir contro di me? Nessuno sarebbe così stupido. Neanche Kelo o Tembo. O tu. Ti dispiacerebbe farmi provare la scena? Come? Saint Tasmin ha spiegato che sul suo pianeta. Voi come fate qui? Non ti capisco. Per la continuazione della specie. È molto semplice. Mettono maschio e femmina insieme. Solo due sessi. A Balendik ce ne vogliono 3. E a Kizel hanno... No, solo 2. Maschio e femmina ed è fatta. È un sollievo. Magari si potrebbe fare una prova. Ho consultato il computer sull'accoppiamento. Nel tuo mondo i baci esistono. Ah, sì? Sì, esistono. Credo che sia la barra di torsione. Che cosa? La barra di torsione è uscita dalla sua sede. Ce ne vorrà un'altra. Già. Sì, probabilmente hai ragione. Ci penso io. Che cos'è quella roba? Queste sono salsicce. Dalla terra. Assaggiali. Ti piacciono? Non c'è terra dentro. Proteine vegetali idrolizzate, olio di soia, niacina, destrosio e nitrato di sodio a gradimento. Già, e la chiamano carne al mio paese. Signore, lei è un uomo cattivo. L'hai detto. E perché? Non ragiono come voi di Akir. E se uno ragiona diversamente lo chiamano cattivo. Che cosa fai? Non faccio niente. Era cattivo anche da piccolo. Non sono mai stato piccolo. State pronti, arrivano. Ho ricevuto l'allarme. Ognuno alla sua astronave. Buona fortuna, sangue caldo. Shed, a dopo la battaglia. Ciao e buona fortuna. Grazie. Prepara i bruciatori, vengo a bordo. Lux, vuoi venire con me? La terra è piacevole. Cowboy. Il nostro sistema di allarme ha un raggio massimo di 3000 Mark.
Cosa? Sador può vedere chiunque fugge e ti distruggerebbe. Bella notizia. Possiamo stare in compagnia. Già. Grazie. Beh, alla salute degli sposi. Hai dimenticato ghiaccio e soda? No, cara. Sador! Oggetti in avvicinamento! Sembrano di piccole dimensioni. Fatevi riconoscere. Io sono Centesmin di Valkyrie. Proteggo questo pianeta e ti ordino di lasciarlo in pace. Buttala fuori dallo spazio. Azionate i droni e preparatevi alla manovra di attacco. Bene, Sador. Reparti ultrasonici, pronti! Attento, Shed, questo è nostro. Fortuna che non ci sapevi fare.
Attenzione, missili nucleari. L'unica salvezza con quei gingilli è scappare. È sintonizzato su di noi. Non possiamo abbatterlo. Va bene. Puntiamo su Sador. Gelt, ti hanno centrato. Credo proprio di sì, chef. Buona fortuna. Prima unità pronta a sbarcare. Unità antitermica. Proteggere lo sbarco della seconda unità. Questi bastardi spaziali sono scesi. Seconda sezione ai vostri posti. Quinta sezione mi segua. La terza aspetti qui. Muovetevi, pelandroni, presto, scattare! Avanti, avanti! Settore 2! Indietro! Ritirarsi! Portate l'ultrasonico! Il carro ultrasonico! Ma che diavolo è? Deve essere un'arma ultrasonica! Non esiste difesa efficace! Provochiamo qualche frana di rocce, vieni! La carica del terzo settore non è esplosa. I raggi hanno bloccato i sensori! Vedi se puoi fare qualcosa. Dobbiamo Impiegate sul quinto settore! tutti! Oh, impiegate sul quinto settore! Hanno un carro sonico. Usano dei deflettori acustici per proteggersi. Noi, anche otturandoci le orecchie, non possiamo avvicinarci. Volete stare un po' più indietro? Siete più caldi di un reattore. Ma quelli si offrono volontario. E che possono fare? Beh, intanto una cosa, i Kelvin non hanno orecchie.
freddi! Hanno esaurito l'energia. Al centro termico, svelti! Fate presto, tirateli su! Andiamogli addosso. Che è successo? Dimmi, Nell, che ti è successo? Era un guasto non grave. Ora ho ricevuto un messaggio. Di che si tratta? Il vecchio Zed è morto. Mi dispiace. Era l'ultimo dei grandi guerrieri. Shed, mi hai visto sul monitor? Avevo un nemico proprio alle spalle. Ho virato di colpo e si è fracassato contro un asteroide. Devi sapere una cosa. Questo forse è solo un gioco per te. Ma il mio popolo rischia la vita. Ti chiedo scusa, ho dimenticato il tuo Varda. Ma io sono di una razza guerriera. Noi viviamo per batterci. Il nostro credo è vivere bene. Batterci meglio e avere una morte da eroi. Nessuna fine violenta è auspicabile. I Valkyri muoiono soltanto in battaglia. Gelt. Ho dovuto decidermi. Metà dell'universo era contro di me. Ho cercato la fine. Resta disteso, verranno a curarti. Che posto per morire. Un minuscolo pianeta in una galassia sconosciuta. Qualcuno prepari subito un pasto. Un pasto? Completo. Mettiglielo vicino. Nella tomba. Questo era l'accordo. Vitto buono e rifugio sicuro. La cellula rimasta qui si è fatta catturare. Ciò che uno vede, tutti vediamo. Presto vedremo il nemico. Sei capace di parlare? Sì, sono capace. Meglio così. E riesci a sopportare bene il dolore? Non lo sopporto assolutamente.
Tanto peggio per te. Quante astronavi hanno gli abitanti di Akir? E quali sono le loro probabilità? Se te lo dicessi ne ricaveresti un ingiusto vantaggio. Lui è il mio chirurgo, Daco. Daco è espertissimo nell'infliggere dolori, pur mantenendo il paziente in vita. Un'abilità preziosa. Non vuoi darci le informazioni? No. Credo che lo farai. Daco. Ai tuoi ordini. È vero, non tolleriamo il dolore. Quella cellula è finita. È deceduto, Sador, ma non mostrava sintomi della sua fine. Innestami il suo braccio. Il braccio, presto! Ecco, è pronto. Sei un genio, Daco. Grazie, mio signore. Un vero genio. Ma una volta conquistata Akir a suo tempo, dovrai perfezionare questa mano. Che succede? Non so, mio signore. No! No! Sador! No! Non riesco a fermarti il braccio! Getta il coltello! Taglialo! Ma poi come... Taglialo, presto, taglialo! Taglia il braccio! Non è riuscita. Non c'è più niente da fare. I Valkyri non accettano la sconfitta. Mai. Non so come la pensiate voi. Finché la vita esiste, le possibilità sono illimitate. Ced. Non avrei dovuto portarti qui. Tuo padre aveva ragione. Voglio venire con te. Questa è la mia vita. E la rischio come voglio. E poi posso esserti anche di aiuto. Beh, senti, forse non dovrei dirlo, ma ho piacere che tu venga con me. Sono terrorizzato. Anch'io. Ma staremo insieme. D'accordo? D'accordo. Ora ho 2 cuccioli da assistere invece di uno solo. Nell, non ti impicciare. Preparate immediatamente tutte le astronavi per un attacco massiccio! Li ridurrò a pezzi. In briciole.
Nestor è colpito, ripeto, Nestor è colpito! Preparate il convertitore stellare e puntatelo sul pianeta Akir. Sta mettendo in azione il convertitore. Sei molto carina. Diminuite il campo di forza e tenetevi pronti a sparare. Ma in questo modo... Diminuite il campo di forza. Fuoco contro il pianeta! Ho detto fuoco! Ma non funziona, Sador, è stato danneggiato. Io sono Centesmin dei Valkyri. È stato un combattimento divertente. Vivere bene, battersi meglio e morire da eroi. Le formazioni di protezione dei droni si ritirino dietro il sole. Invertire i motori 180 gradi! Molto bene. Sador, sono Kaiman della Landazonia. Fermati, bastardo degenerato, e affrontiamoci apertamente. A quanto è il campo di forza ora? 10-6. A quanto valuti il suo? È un Elytram Zain, 10-2. Di quale forma sei, Kaiman? Io sono dei Lazuli. Ma guarda, credevo di avervi portato all'estinzione tanto tempo fa. Non fallirò questa volta. Sto arrivando, Kaiman della Landazonia. Sador, assassino spaziale. Arrivo anch'io e sono un povero cowboy del pianeta Terra. Prendi questo!
Circa 30 secondi all'impatto. Non voleva battersi, ma l'ha fatto ugualmente. L'azzulì! Devo attaccarlo. O tornerà ancora più in forza e non la finiremo mai. Il suo campo di forza è impenetrabile per noi. Non fa niente, io intanto gli sparo addosso. Gli punto contro e poi staremo a vedere. Shed! Mi serve tutta potenza. Shed, ricorda la prima legge del Varda. Ne vedo almeno 4. Attento! Li ho inquadrati. Nel 3 punti a sinistra. Adesso 2 punti a destra. 2 punti a destra, Nel, e abbassa di 2. Shed, guarda! Sì, l'ho visto. Shed, sei ferito. Shed, rispondimi, ti prego. Mi fa male il braccio, tu? Non ho niente. Nel, che è successo? Che danni abbiamo subito? Cosa hai detto? Voglio sapere i danni! Ma tu chi sei? Va a controllare se funziona. Sono Shed. Hai avuto danni? Shed? Io conosco solo Zed. Non risponde sui dati memorizzati, ma il calcolatore è intatto. E quella chi è? Prendi tu i comandi. Zed? Non c'è Zed. Inserisco i comandi a mano. Questa è l'ultima, Sador. Che cos'è? È una vecchia Corsair, ma da come manovra dovrebbe essere stata colpita. Portala nel raggio di attrazione. Li voglio tutti qui a bordo, vivi. Akira è in mio potere. Accidenti! I tubi di lancio sono bloccati. Nel, non puoi darmi una mano? Non so, sono molto confusa, non riesco a ricordare. Non facciamoci prendere. Piuttosto faccio esplodere tutto. La prima legge del Varda è... La prima legge del Varda è di usare la massima forza contro se stessa. Anelia,
Regola i sensori di campo. Io inverto i reattori d'appoggio e gli vado addosso. Sador, hanno invertito la rotta. Tu tienigli il raggio addosso. Manovrano per abbordarci. Non fa nessuna differenza. Eccoli, sono al ponte di prua. Andate e prendeteli vivi. Vieni tu. Andiamo! Ti sto programmando per l'autodistruzione. Poi tenterò di ritorcergli il convertitore contro. Nanelia, Bravo, Shed. Zed, torniamo indietro nel tempo. credi di farcela? Certo, voi infilatevi nella capsula a espulsione. Nella capsula? Non penserete che mi autodistrugga con voi qui dentro? Aprite il boccaporto! Via! Via! Lasciaci il tempo di fuggire, Nell. E poi pensaci tu. Conto alla rovescia da 30 secondi. 29, 28, 27, 24, 15, 22. Ho detto per caso 15? Comincia solo da 10. Arrivederci. Addio, Nell. 9, 11, 13, 14, 15, 12, 9, 15, 15, 15. Io sono Sador di Malmori e vi ordino di arrendervi. Subito, mutante bastardo. 5, 4. Inserisci l'entrata del convertitore! Sta per esplodere e moriremo tutti, Sador. Non è possibile. Io vivrò in eterno. Io voglio vivere in eterno. È fatta. Non riesco a crederci. Ci siamo riusciti. Ma centesimo. Cowboy. Nanelia. Gli Akira credono che nessuna forma finisca finché tutte le vite che ha toccato, avvicinato, finché il bene che ha fatto non siano finiti. Essi ora sono parte di Akir e saranno sempre con noi.